Ciao e benvenuto in questa nuova rubrica della strategia Quiet Mood. Io sono il dottor Emilio Gerboni e la rubrica si chiama Cinemood, un appuntamento al mese con un film che andremo a discutere dal punto di vista dell'evoluzione personale. Cinemood, Cinemood, Cinemood. Il film che ho scelto questo mese è La mappa delle piccole cose perfette. Perché l'ho scelto? Perché è un film che va a riprendere lo stratagemma narrativo del loop temporale portato in scena per la prima volta dal film Ricomincio da capo, Il giorno della marmotta, anche conosciuto con questo nome, nel quale il protagonista si trova a rivivere la stessa giornata ancora e ancora e ancora e ancora. Quindi non va avanti, il tempo non va più avanti, quindi per lui il tempo si è fermato e si è fermato un giorno specifico che si ripete e quindi lui quando realizza questa cosa già faticosa, insomma, da comprendere dal punto di vista della realtà, di quello che siamo abituati a vivere della conoscenza del tempo e delle regole della fisica, diciamo che inizia a dover adattarsi, deve capire come adattarsi a questo nuovo scenario, anche con il fantasma di dover rimanere imprigionato lì per sempre, imprigionato in uno specifico giorno, quindi anche con l'idea di rassegnarsi. E quindi questo stratagemma narrativo permette di andare a affrontare metaforicamente tante difficoltà e tante situazioni che le persone possono vivere nella vita e come possono essere affrontate positivamente. La mappa delle piccole cose perfette fa anche un tributo a il Ricomincio da capo, viene citato proprio il film, quindi c'è una dimensione meta, no, in cui quel film è esistito all'interno e quindi il ragazzo, il protagonista, conosce lo stratagemma del loop temporale e infatti il film inizia proprio con il protagonista che è già dentro questo loop temporale, si è già adattato, si è già abituato, già lo conosce, quindi è familiarizzato grazie proprio all'esistenza del film e in qualche modo gli viene meno difficile digerire, ma è altrettanto trova dei modi di adattarsi a questa situazione, no? Trova dei modi di adattarsi a questa situazione attraverso quelli che io definirei dei passatempi, cioè lui dice: come passo il tempo all'interno di questa situazione qua, dato che sono intrappolato e non riesco ad uscire. Molte volte noi quando ragioniamo in termini di obiettivi, in realtà stiamo proprio pensando a dei passatempi, cioè come riempio un vuoto di senso con cui altrimenti dovrei fare i conti. E lo stop temporale in realtà è proprio un invito anche a fermarsi, a riflettere, a ragionare su quello che nella vita sta accadendo, quindi una sorta di alt gioco che ci permette di fare un punto della situazione invece che viverci freneticamente in maniera meccanica e automatica. E infatti nel film ci sono due protagonisti, quindi c'è un ragazzo e una ragazza, con la particolarità che entrambi sono bloccati nel loop temporale, quindi questa è una delle novità che è introdotta in questo film, e quindi queste due persone, al contrario di una persona sola che si ritrova in una dimensione difficile da spiegare agli altri, difficile da far capire agli altri, si trovano in questa dimensione di condivisione, di unicità, di complicità nell'essere intrappolati in questa dimensione, quindi il loro rapporto chiaramente ne risulta molto forte perché appunto diventano un gancio per rimanere saldi nel mondo senza crollare, no? La condivisione è uno degli aspetti fondamentali di nutrimento per la nostra vita. E loro infatti dicono: noi siamo gli unici svegli e gli altri sono addormentati, quindi iniziano a vedere quella condizione come una condizione di privilegio, condizione che invece che essere una condanna può essere vista in positivo proprio come un modo di
andare a un livello superiore nella relazione con il mondo. Quindi invece che essere immersi in maniera passiva o comunque automatica e non riflessiva, prendere distanza ci permette di avere un punto di vista più distaccato, più oggettivo su quello che stiamo vivendo. Infatti quando noi siamo eccessivamente coinvolti nella realtà, nella vita, questo chiaramente porta tutta una serie di problematiche nel modo in cui possiamo vivere appunto quello che stiamo vivendo. E in questo senso quindi quello che non cambia rispetto all'originale è proprio il fatto che questo blocco, questo distanziamento ci permette poi di andare verso lezioni più profonde di quello che è veramente il senso della vita, di quello verso il quale siamo ciechi, no? Il problema è proprio quello che se noi vedessimo la soluzione, noi andremmo verso la soluzione, ma siccome non la vediamo, ci sembra che siamo bloccati in una cosa, in una modalità impossibile. Invece la soluzione è proprio quella che mentre nel film Ricomincio da capo il protagonista diciamo che ci arriva attraverso un percorso di tentativi nel gestire la realtà, in questo c'è uno scambio con la sorellina appunto del protagonista che in qualche modo gli apre gli occhi e gli fa vedere che molte volte noi siamo chiusi in una nostra realtà egocentrica e ci dimentichiamo di vedere che intorno a noi ci sono anche altre persone e non è che il mondo gira intorno a noi. E quindi l'apertura verso gli altri ci aiuta a vedere cosa ci circonda effettivamente e questo è un altro dei temi importanti che poi aiuta a fare luce su quello che è il vero apprendimento, il vero cambiamento che è necessario fare affinché questa maledizione, diciamo così, o comunque questa situazione venga sbloccata e si possa andare avanti nella vita. Entrambi i protagonisti hanno le loro situazioni da comprendere per poter evolvere e fino a quando questo non accadrà potranno solo dedicarsi a soluzioni che sono palliative della reale necessità di capire e comprendere certi passaggi. E questo è un po' quello che tutti noi dobbiamo vivere nella nostra vita, evitando di fuggire da quelle che sono le situazioni della vita che invece è proprio standoci dentro che noi possiamo invece acquisire quello che ci serve per poi veramente andare avanti verso altre situazioni. Questo è un altro aspetto veramente fondamentale. Io quindi ho finito di fare qualche riflessione, diciamo, sul film, ti aspetto nei commenti per altre tue riflessioni e ti aspetto, se vorrai, nell'appuntamento in cui faremo una cine coaching di gruppo che appunto si chiama Cinemood nella mia membership Quiet Circle, un appuntamento al mese in gruppo dove discutiamo proprio insieme tutto quello che il film, in questo caso la mappa delle piccole cose perfette, ci ha trasmesso, quali riflessioni, quali aspetti dal punto di vista personale, perché ne sono tantissimi, io ne ho accennati solo qualcuno di tutte le tematiche che poi possono essere calate nella tua vita per la tua evoluzione comoda. Troverai il link in descrizione e ci vediamo all'appuntamento del prossimo mese con il prossimo film di Cinemood. Un saluto, ciao dal dottor Emilio Gerboni, stay cushy, not pushy, ciao! Cinemood, 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 da 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 da.